partiamo dall'inizio, dalle basi e vediamo come montare le maglie sul ferro circolare. È doverosa una premessa: il ferro circolare rispetto ai ferri lineari ci permette di lavorare in tondo a spirale. I ferri circolari invece ci permettono di lavorare, di fare dei pannelli, dei lavori dritti, senza avere il gioco del lavoro circolare. Ovviamente anche con i ferri dritti, con una tecnica particolare, si può lavorare in circolare, ma siccome abbiamo questi, noi cerchiamo di avvantaggiarci e di lavorare con questi. La prima cosa che dobbiamo vedere, dobbiamo calcolare, specialmente io adesso sto parlando, mi rivolgo a chi si approccia inizialmente con questo tipo di tecnica, dobbiamo capire che tipo di lavoro vogliamo fare. Ci sono due modi per lavorare con più modi di lavorare con i ferri circolari: o lavorare completamente in tondo, quindi andare ad adattare la lunghezza del nostro ferro alla circonferenza che noi dobbiamo lavorare, oppure prendere un cavo più lungo, questi sono fissi ma ne esistono di intercambiabili con i cavi più lunghi, e lavorare con la tecnica del Magic Loop, ma questo è un passaggio successivo. Ora io mi voglio rivolgere a quelle persone che per la primissima volta vogliono fare un cappello, perché diciamo che è quasi la prima cosa che si fa con i ferri circolari, no? Un cappello piuttosto che un collo, quindi qualcosa di circolare con i ferri circolari, e non hanno mai lavorato. Sostanzialmente l'avvio delle maglie è lo stesso che si fa con i ferri dritti, quindi per chi si vuole approcciare dopo che comunque ha già lavorato con i ferri dritti, con i ferri circolari, può tranquillamente avviare le maglie con lo stesso metodo. Quindi adesso io vi faccio vedere quello che ho imparato proprio quando ero piccina, che è un po', diciamo, il metodo all'italiana, quello che utilizzavano le nostre nonne e che tanti ancora continuano ad utilizzare, e va benissimo così. Formiamo il nostro cappietto sul filo e mettiamo il cappietto sul ferro, quindi sulla punta del ferro destro. Noi abbiamo un cavetto unico, quindi non abbiamo ferro di destra e di sinistra. A questo punto, anche se io li volessi girare, non cambierebbe nulla. Quindi metto il mio cappietto su una punta e faccio l'avvio classico, quello che diciamo facevamo un po' quando abbiamo proprio imparato a lavorare a maglia. Quindi prendiamo il filo, l'arrotoliamo sul pollice, entriamo all'interno del filo sul pollice e passiamo la codina sul ferro, ed abbiamo formato il nostro punto. Quindi che sia questo tipo di avvio o che sia l'avvio con il long tail cast on, che non è altro che una dicitura in inglese, long tail significa filo lungo, quindi capo lungo, long tail. Cast on vuol dire avvio delle maglie, quindi quando voi trovate scritto, ad esempio su un pattern o su delle istruzioni, cast on significa montare delle maglie. Quando viene detto l'avvio va fatto con il long tail cast on, è semplicemente l'avvio con il capo, con la codina, con il cappio e il filo lungo. Quindi diciamo che non si usano questi inglesismi, è giusto che si usino, perché è anche giusto capire poi i pattern scritti in inglese, scritti in altre lingue, ma è anche giusto però che una persona sappia effettivamente che cosa significa, perché per alcuni è bello poterli e saperli utilizzare, per altri invece che si approcciano a questo tipo di lavoro può essere magari già un primo scoglio da superare. Quindi questo è sicuramente il 90% delle persone che segue il canale lo sa già, ma io ho voluto comunque dirlo per chi magari si approccia e segue per la prima volta questi tipi di video. Quindi il long tail cast on non è altro che quel tipo di avvio con la codina lunga, ok?
Quindi quello che per me è più comodo, l'avvio che io riesco a fare con più comodità e con più velocità nei lavori comuni, almeno che non ho bisogno di un avvio elastico, eccetera, è questo. Prendo il capo che arriva dal gomitolo e lo metto davanti al pollice e la codina la metto tra indice e medio. Con il resto delle dita, vediamo se si vede bene, ecco, con il resto delle dita cerco di trattenere tutti e due i capi assieme. Ora allargo leggermente, con il ferro di destra passo sotto al pollice, entro all'interno del cappio che ho formato, da sopra ripasso sotto al cappio che ho formato sull'indice e rientro nuovamente nel pollice. Lascio andare ed ho formato il mio punto. Sembra articolato, ma una volta che si prende la mano con questo tipo di avvio è veramente velocissimo. Quindi ripetiamo, con il ferro di destra sempre entro al di sotto del pollice, esco sull'esterno, entro al di sotto del filo che arriva dall'indice e rientro nel pollice ed ho avviato le mie maglie. Questo movimento io lo ripeterò per ogni maglia a seconda di quello che devo fare e del campione che io ho fatto, del pattern che io sto eseguendo. Ovviamente andrò a montare tante maglie quante il pattern mi dirà. Facciamo finta che in questo caso facciamo un cappellino da bimbo, perché questo ferro è molto corto, è una circonferenza veramente piccina. Quindi se io voglio fare un cappello da bimbo e lavorare solo in circolare, quindi senza un cavo più lungo e senza utilizzare il metodo del Magic Loop, vado a montare tutte le maglie cercando di riempire tutto il ferro, ovviamente a seconda del numero di maglie che io ho. Quindi se io ad esempio ho 40 maglie, spero che questo ferro mi basti come lunghezza, altrimenti devo prendere un cavo più sottile. Tutto è anche variabile dal filato che si utilizza. Io adesso andrò a montare un tot di maglie pari a tutta la lunghezza del mio ferro, in modo che andremo a vedere la chiusura del lavoro in circolare, che la cosa non è difficile, ma è l'avvio con una piccola accortezza, è quella cosa importante che non ci fa poi percepire la congiunzione tra l'inizio e la fine del montaggio delle nostre maglie. Ho avviato un numero di maglie che francamente non ho contato adesso, questo è solo per farvi vedere, e ho comunque tutta la mia circonferenza con la circonferenza del ferro con le maglie. Ora ovviamente se io devo fare una piccola circonferenza, le maglie se il ferro me le accoglie tutte è meglio, in modo che lavoro semplicemente in circolare. Anche se le maglie fossero abbondanti, posso comunque lavorare con una piccola circonferenza. Ovviamente per chi è principiante, quindi chi inizia adesso, deve fare molta attenzione, perché altrimenti il fatto di avere tante maglie sul ferro può inficiare sulla tensione del nostro lavoro, quindi sul tessuto che poi si viene a creare. Ma anche queste sono cose che andremo a approfondire più avanti. Terminato quindi di montare le maglie, io ho iniziato dal ferro, dal capo, quindi dalla punta destra, finisco ora sulla punta sinistra, quindi ho la mia codina, ce n'è davvero una porzione piccolissima, e il filato che arriva dal gomitolo. Ora non devo fare altro che posizionare la punta che ha il filato che arriva dal gomitolo sulla mia mano destra, per cui ruoto semplicemente tutto il lavoro e da qui io posso iniziare a lavorare. Quindi ho l'ultimo punto montato sulla mano sinistra, il primo punto montato con il cappio che arriva dal gomitolo sulla mano destra. Ora non ci resta che chiudere in tondo, quindi andare a lavorare la nostra circonferenza. Prima di fare questo, una cosa importantissima è mettere in piano tutto il nostro lavoro e verificare che tutti i nostri nodini dei punti che abbiamo creato, quindi questi sono i nodini, adesso provo a ingrandire un po',
questi sono i nostri nodini, dobbiamo verificare che siano tutti rivolti verso l'interno del nostro lavoro, in modo che non ci sia torsione proprio nella costruzione dei punti, perché altrimenti questo sarà poi determinante per la riuscita del nostro del lavoro proprio in circolare. Ora, per chiudere in tondo, io vi faccio vedere due metodi che io utilizzo spesso e che per me sono quelli più semplici e più puliti. Ce ne sono tanti altri, però ovviamente poi ognuno cerca di adattare anche il modo di lavorare e di renderlo quasi uniforme per tutte le lavorazioni che fa, almeno che non ci siano richieste particolari o esigenze particolari dettate proprio dal pattern. Esistono in commercio questi marcapunto a lucchetto e ci sono di varie misure. Io francamente finora ne ho utilizzate solo due. Queste sono un po' più grandi, quindi sono completamente in plastica. Vedete, sono a lucchetto, semplicemente si aprono e si chiudono. C'è una misura più grande ed una misura più piccina. Ovviamente la misura è anche, si sceglie il marcapunto più grande o più piccolo a seconda anche dei ferri, perché poi devono entrare all'interno del ferro e lasciare qui e fargli fare il loro lavoro, insomma lasciarli qui all'interno della lavorazione. In questo caso io andrò a utilizzare il marcapunto giallo come riferimento per l'inizio del nuovo giro, ok? Questo marcapunto lo utilizzerò solo per farvi vedere come possiamo andare a chiudere in uno dei due modi che vi sto per far vedere. Questo non è determinante per questo tipo di chiusura, potete usare anche una spilla da balia o un piccolo ferro o un ago, è solo per mettere in sospeso la prima maglia. Quindi questo marcapunto sarà indispensabile per il nostro lavoro, quindi il segno di inizio e di fine giro. Questo invece può essere sostituito con qualsiasi altro attrezzo che vi permette di mettere in sospeso una maglia. Il primo metodo che si può utilizzare per chiudere in tondo è quello di costruire un'ulteriore maglia rispetto a quelle che ci necessitano o che il nostro pattern, il nostro modello che stiamo seguendo ci indica. Quindi oltre a quelle maglie che vengono indicate che ci possono servire, ne andiamo a montare un in più. Quindi io adesso ho sfruttato eccessivamente la mia codina, faccio finta che io qui ho una maglia in più, ok? Quindi questa è la mia maglia in più, la porto sulla punta del ferro. Ora provo un po' ad avvicinarmi, la porto sulla punta del ferro e la passo sul ferro di sinistra. Con la mano sinistra cerco di tener ferma la codina che mi ha consentito di montare le maglie, quindi cerco di tenerla sul ferro di sinistra, ok? In questo caso noi andremo a lavorare la maglia che io ho appena passato sul ferro di sinistra assieme alla prima maglia, che sarebbe l'ultima montata. Per cui qui vado a mettere il mio marcapunto. Questo significa che questa è l'ultima maglia da lavorare e quella subito dopo il marcapunto sarà la prima maglia. Quindi a questo punto entro in entrambe le maglie, quindi quella che ho passato e l'ultima maglia che avevo sul ferro di sinistra, e le lavoro assieme. Tiro leggermente la mia codina e io solitamente faccio un piccolo nodo e così continuo a lavorare, quindi lavoro al diritto o al rovescio o a seconda del pattern che devo seguire.
A questo punto io avrò il mio lavoro in circolare chiuso. Arrivato a questo punto saprò che dopo il marcapunto starò iniziando il secondo giro di lavorazione. Adesso andiamo a vedere il secondo metodo che io spesso utilizzo per chiudere in tondo. Mi trovo sempre in questa situazione dove qui ho sempre il mio capo del filo che mi arriva dalla destra, quindi pronta per andare a lavorare, e le ultime maglie montate sulla sinistra. Ora non faccio altro che incrociare l'ultima maglia con la prima maglia, ok? Quindi porto questa prima maglia montata incrociandola con l'ultima maglia. Per fare questo io mi aiuto con questo marcapunto a lucchetto, ma vi ripeto, potete utilizzare un ferretto ausiliario, una godalana abbastanza grande che riesca a contenere il punto, piuttosto che una spilla da baglia. Quindi prendo il mio ultimo punto, entro e lo porto sul mio marcapunto. Prendo il primo punto che ho qui con la codina e lo vado a portare sul ferro di sinistra. Riprendo il punto che ho messo in sospeso e lo vado a riprendere portandolo sul ferro di destra. A questo punto posso iniziare il mio lavoro. Ecco, non fate come me, questo pezzo non lo taglio e vi faccio vedere che cosa ho fatto. Quando ho iniziato a lavorare, piuttosto che lavorare con il filo che arriva dal gomitolo, ho preso la codina, quindi questa è una cosa alla quale fare molta attenzione. Per cui prendiamo il nostro capo e andiamo a lavorare. Ovviamente il marcapunto andrà messo prima dell'incrocio, ok? Quindi prima di incrociare le due maglie mettiamo il marcapunto. Nel caso in cui dovessimo dimenticare di mettere il marcapunto, abbiamo come riferimento la codina, quindi questa. Vedete, qui c'è la nostra codina, qui ci sono i nostri due punti incrociati e qui vado a infilare il mio marcapunto. E la praticità di questi a lucchetto è proprio questa, che io nel caso in cui l'avessi dimenticato posso andarlo a piazzare subito o anche in un secondo momento. Una volta che io ho lavorato in questo modo, quindi ho incrociato le due maglie, io solitamente faccio un piccolo nodino tra il capo che arriva dal gomitolo e la mia codina e continuo il mio lavoro. Ovviamente tutte le premesse di prima, quindi fare attenzione che tutti i nodini siano rivolti verso l'interno, cercare di lavorare con il ferro della giusta circonferenza a seconda del progetto che noi stiamo utilizzando e quindi che accolga tutte le maglie che noi dobbiamo montare. Questo è indispensabile. Io vi consiglio comunque di iniziare con questo tipo di lavoro e fare anche un pezzo di tubolare per capire se effettivamente può essere un lavoro che fa per voi oppure no, perché c'è chi è abituato con i ferri lineari e fatica poi a lavorare con i circolari. Magari noi che lavoriamo con i circolari tante cose le diamo per scontate. Io sono della vecchia scuola, ovvero ho imparato a lavorare a maglia a pezzi, in pezzi, quindi fare il quadrato per il davanti, per il dietro, fare lo scalfo calcolato sotto le ascelle, fare il collo senza ferri accorciati, quindi con le varie chiusure delle maglie eccetera, e poi andare a confezionare tutto il mio capo con questi 4 pezzi, quindi le 2 maniche, il davanti e il dietro, per poi andare a rifinire con il collo cucito a mano. Adesso con i ferri circolari è tutto molto più veloce e molto più semplice. Io non dico che un metodo è migliore dell'altro,
ma io preferisco il metodo tradizionale come vestibilità. Questo lo trovo però molto pratico se si vogliono fare dei progetti, e ce ne sono di bellissimi, e per adattare la vestibilità con i ferri circolari bisogna veramente saper lavorare e avere tanta conoscenza delle astuzie e della tecnica con i ferri circolari. Quindi già l'avvio è un buon inizio, però a parte questa premessa, il fatto di lavorare con i ferri circolari ci permette di fare ad esempio dei piccoli cappellini, dei colli, piuttosto che delle cose circolari che ci possono servire, aiutandoci anche a capire se è un metodo che fa per noi, e prendere la giusta manualità e la giusta praticità. Una cosa che vorrei affrontare nel prossimo video, se questo tipo di video vi interessano, quindi dedicati solo alla lavorazione con i ferri circolari, è la lavorazione con il filo sulla sinistra o con il filo sulla destra. Io lavoro in entrambi i modi, ovviamente tutti lo potete fare, il lavoro in circolare non preclude la lavorazione con il filo a sinistra, anzi se si è abituati a lavorare con il filo a destra, con i ferri lineari, e va benissimo così, perché se noi insistiamo nel lavorare con il filo a sinistra, con i ferri circolari, rischiamo di compromettere tutto il nostro lavoro, tutta la nostra tensione e tutto il tessuto che ne verrà fuori dopo. Quindi se voi siete abituati, chiunque è abituato a lavorare con il filo tenuto a destra, quindi lavorare in questo modo, continui a farlo con i ferri circolari, perché il lavoro con i ferri circolari non preclude la lavorazione con il filo tenuto sulla sinistra. Quindi per non scoraggiarvi e per non insistere nel provare con il filo sulla sinistra, già lavorando con i ferri circolari per la prima volta, io vi invito a lavorare nel modo in cui siete capaci, cioè in cui non siete capaci, in cui avete sempre lavorato, in modo che anche il vostro tessuto verrà fuori con la giusta tensione e non avrete sorprese finali che poi vi potrebbero far scoraggiare. Spero che questo tipo di video può essere interessante e utile per qualcuno. Ci vediamo al prossimo, sempre nella rubrica di pillole, perché a questo punto così l'ho chiamata e così andrò avanti, e sarà sempre dedicata ai ferri circolari. Se volete vedere qualcosa in particolare in merito ai ferri circolari, lasciatemi un commento qui sotto, io cerco di condividere con voi quello che so. Ciao e alla prossima!